Questo è importantissimo, c'è un motivo decorativo che nel primo stile è grandissimo, capito? Cioè, vedi che sempre al Perrea Stragari, a Tessignano. Allora, funziona che noi abbiamo diviso l'area di scavo in quadranti da 1 metro per 1 metro usando questo cordino per poter poi tenere separati, distinti gli intonaci che raccogliamo, che abbiamo raccolto setacciando le macerie che stavano sopra il pavimento, e adesso che siamo arrivati direttamente agli intonaci che stanno a contatto con il pavimento, recuperandoli porzione per porzione e appunto tenendoli separati in modo da un domani riuscire magari a ricostruire quale doveva essere la decorazione dello spazio in cui ci troviamo, quindi della decorazione delle pareti e del soffitto. Man mano che Michele recupera un pezzo, una porzione di intonaci, io vado a segnare quale porzione viene recuperata con l'aiuto esatto del tablet, segno quale porzione viene recuperata e assegno ad ogni porzione un codice univoco che poi va a registrarsi all'interno del nostro registro. Il luogo è sacro per vari motivi, innanzitutto perché da questa parte della Valpolicella, quando non c'è la foschia di adesso, la pianura padana spazia fino agli Appennini. Poi perché un altro elemento legato al sacro è questo monte sopra di noi che si apre poi con una rupe, come vedete qui, improvvisa da cui sgorgava l'acqua, quindi c'è il sacro dell'acqua. E poi c'è il tempio, ma il tempio in realtà è un tempio di cui conosciamo già 3 fasi. È emerso in seguito a una ricerca specifica voluta dalla soprintendenza nella persona proprio di Brunella Bruno, che andandosi un po' a rispolverare tutta la documentazione storica e andando, come dire, a sollecitare l'amministrazione di allora comunale di Marano, allora c'era il sindaco Simone Venturini, è riuscito a coinvolgerlo in questo progetto in cui sostanzialmente, grazie a documenti che partono dall'Ottocento e poi altre fonti novecentesche, praticamente raccontano di queste rovine, di questo tempio scomparso, e praticamente ha un po' spinto tutto questo gruppo di persone a provare a vedere se riusciva a riscoprirlo, a ritrovarlo. La campagna di scavo ottocentesca fu una vera e propria campagna di scavo voluta dall'erudito veronese Orti Manara, che organizzò una vera e propria campagna di ricerca di questo tempio, sollecitato dai toponimi, sostanzialmente appunto dalla presenza della chiesa di Santa Maria Minerva, dal toponimo Minerbe, con cui questo luogo era allora conosciuto. E quindi lui si convinse dell'esistenza di un tempio, lo cercò, lo trovò, e con proprie maestranze, con un proprio, diciamo, disegnatore che era il pittore Giuseppe Razzetti, trovò questo tempio e lo documentò. Nel 2005, quando decidemmo di riprendere la ricerca, l'elemento indispensabile era innanzitutto individuare il luogo, esattamente un po' come la villa di Negrar, non si sapeva dove andare a scavare. Il sindaco di allora, Simone Venturini, decise visto che nel 1929 ancora qualche resto era alla luce, si vedeva, si intravedeva, decise di convocare gli anziani del paese. Li convocò in comune in una riunione che ancora adesso ricordo, ecco, parlavano tutti in dialetto molto stretto, e sulla scorta della loro memoria, dei loro ricordi, naturalmente poi avevano messo insieme ricordi di tutti i generi, ecco. È stato un momento molto di archeologia pubblica molto entusiasmante. Si parla di archeologia pubblica, esatto. Ma l'archeologia pubblica è questa, proprio la memoria, esatto. L'oralità, la conoscenza del territorio vera, ecco, al di là di quelle che sono le teorie.
Esatto. Quindi con il coinvolgimento vivo di queste persone ci siamo recati qui sul Castellon e ci fu proprio indicato: provate a scavare qua. Abbiamo dovuto anche fare i conti con queste marogne, no? che sono tutelate, quindi con anche un po' di problemi. Ricordiamo cos'è una marogna. La chiamano marogna, questi tipici muri a secco, che sono questi elementi fondamentali del paesaggio collinare e in particolare della Valpolicella, che hanno tra l'altro una tecnica costruttiva molto elaborata, molto complessa, e che noi ci siamo trovati a dover come dire, in qualche modo rimuovere. Naturalmente una rimozione controllata, autorizzata, e grazie al sollevamento, ecco, di alcune pietre di queste marogne. Le marogne tra l'altro hanno una fossa di fondazione piuttosto importante, ci siamo trovati quasi disponibili i livelli diciamo più antichi di questo santuario. I risultati li vedi qua di fronte a te, che sono sostanzialmente quelli di aver individuato sostanzialmente tre macrofasi relativi appunto a quello che era un luogo di culto, in cui questa prima fase è caratterizzata, e lo vedi solo davanti, nella parte praticamente a fronte del tempio, in cui si vede questa striscia nera, questo strato nero, che dovrebbe essere quello riconducibile appunto a quello che è stato interpretato come un Brandofferplatz, e su cui poi si è imposto un tempio in età repubblicana, che è quello che stiamo mettendo alla luce adesso, che è appena ripreso, e successivamente a la ricostruzione di questo tempio sempre dedicato a Minerva in età imperiale. Il tempio sorge qui perché c'è una fessura nella roccia che non abbiamo francamente ancora capito se è collegato a una sorgente o semplicemente all'acqua diciamo piovana. Sta di fatto che questa fessura anche durante il nostro lavoro, nel momento in cui c'erano delle piogge piuttosto forti, ha ripreso a rivivere, cioè abbiamo visto proprio l'acqua che usciva dalla fessura e che si incanalava all'interno di quello che, questo appunto è una delle novità dello scavo, era il canale lustrale. Questo quindi diciamo ha a che fare con l'acqua, ha a che fare con questa fessura carsica da cui sgorgava l'acqua, ma soprattutto la posizione è una posizione di controllo che come può vedere, ed ecco, da questo tempio si controlla l'intera pianura. In certi momenti, ecco, oggi il paesaggio è abbastanza, diciamo non è l'ideale, però riusciamo ad avere una visione notevole. L'elemento paesaggio, l'elemento della visibilità sicuramente ha avuto un ruolo importantissimo nella scelta di questo luogo. Era Minerva, ma prima c'era ancora qualcosa. C'era qualcosa, e questo appunto è uno dei risultati più importanti della ripresa delle indagini. Abbiamo visto che c'è prima dei due santuari in muratura, uno che risale alla prima età imperiale, il più recente, il precedente risale all'età tardo-repubblicana, negli anni tra il 120 e il 100 a.C., ma ancora sotto abbiamo trovato i resti di un rogo votivo che ha fortunatamente molto ricco di elementi, di reperti, che ci ha fatto capire che questo luogo di culto è un luogo di culto che esiste almeno dal VI secolo a.C. E l'attività dei sacrifici all'aperto continuò per almeno 5 secoli. Cioè dentro questo terreno nero sono contenuti elementi che spaziano appunto tra il VI secolo e la fine del II secolo a.C. Tutto questo livello che possiamo osservare in questa sezione è riferibile a terra di rogo. Quindi in quest'area venivano fatti dei focolari votivi per le divinità dell'epoca, e tutto il materiale veniva poi spostato e accumulato in quest'area del sito,
è collocato per poter creare nuovamente lo spazio per nuovi riti all'aria aperta. Abbiamo trovato tra i vari oggetti anche più di 130 anelli bronzei. La quantità è incredibile, cioè proprio avevano... di dimensioni diverse, di bambini, di uomini e probabilmente di donne, sono tutti molto simili, quindi dobbiamo immaginarci anche, diciamo, una vendita di ex voto per certi versi collegata a questo tempio. Non abbiamo elementi precisi sulla natura di questa divinità. Ecco. Possiamo immaginarci un sincretismo come capitava spesso oppure qualcosa anche... No, io mi immaginerei un luogo di culto che già allora era così importante, che era frequentato da genti di cultura e religione, diciamo di cultura di provenienza diversa, ecco. Non so se sia il caso di parlare di sincretismo, era un luogo frequentato che nel corso della sua vita, questo luogo, questo santuario all'aperto, è stato frequentato da diciamo genti di origine gallica, celtica, appunto retica. Ci sono gli elementi, questi anelli che trovano confronto per esempio stretto con un santuario delle acque sulfuree che è stato scavato a Bolzano. Anche lì un santuario in cui le acque sulfuree sono sicuramente legate anche alla guarigione, ecco. Nella nostra registrazione andiamo poi a segnare anche dove abbiamo degli elementi con decorazione policroma, perché vediamo che la maggioranza degli intonaci sono bianchi, però ci sono anche visibili già adesso alcune parti che invece hanno una decorazione colorata. Abbiamo il verde, abbiamo un rosso, ce ne sono di giallo scuro, e quindi andando a vedere dove sono concentrati i colori è più facile poi per chi si occuperà della ricostruzione capire come far attaccare le varie parti dell'intonaco. I lacerti di intonaco dipinto che vengono trovati vi stanno impegnando parecchio nello studio. Ne vale la pena perché indicano qualcosa, diciamo, di non banale. No, assolutamente non banale, perché sono una delle rarissime testimonianze della diffusione del cosiddetto primo stile pompeiano, il cosiddetto stile strutturale, cioè uno stile di ascendenza greco-ellenistica che imitava le murature isodome degli edifici templari dell'antica Grecia. E il fatto che anche in centro Italia questo stile sia diffuso nel periodo della romanizzazione, vale a dire dal III-II secolo avanti Cristo in avanti, man mano che avveniva la romanizzazione in tutta la penisola, e il fatto che lo troviamo qui in Cisalpina e comunque in un'area defilata da quello che è appunto il centro del potere, ci fa capire appunto che è veramente una spia della romanizzazione in Italia settentrionale. La rarità del primo stile, la rarità del tipo di decorazione anche che ha, perché segnala dei motivi che sono rarissimi all'interno di questo stile, per esempio il motivo a onda corrente, cosiddetto cane corrente, già poco diffuso in centro Italia, tant'è che si è parlato di definirlo addirittura stile zero, cioè precedente il primo stile pompeiano. Lo ritroviamo qui esplosivo, cioè in maniera estremamente caratterizzante, quindi molto più che altrove, molto più che in centro Italia, per esempio. Ci si chiede anche se la derivazione sia effettivamente peninsulare o venga dal mondo ellenistico, perché comunque il Mediterraneo, voi sapete, cioè voglio dire, la nostra area era osmotica, quindi i motivi potevano arrivare dalla Grecia come da tutto il Mediterraneo che approdava nel sud peninsulare fino a noi, no? Quindi da Etruschi e compagnia. Quindi anche questo è un punto interrogativo che ci piacerebbe riuscire a indagare meglio. Sicuramente però a un certo punto questo tempio è così, questo santuario è così importante che qualcuno, un qualche soggetto
Cristo decide di farlo continuare con una struttura stabile in muratura. Sono gli anni tra il 120 e il 100 a.C. e quindi questo luogo, in continuità tra l'altro con il culto all'aperto, viene fatto oggetto di un grande cantiere. C'è continuità e questo nuovo cantiere diciamo, che viene a insediarsi è un cantiere eccezionale. È un cantiere eccezionale perché innanzitutto per la sua cronologia, ecco, ci sono elementi come ha potuto vedere il pavimento in cementizio, la decorazione parietale degli affreschi in primo stile, che alcuni di questi affreschi hanno anche restituito tracce di lettere pertinenti a un calendario, che in generale ci fanno capire come questo santuario continuò a essere importantissimo e che chi costruì aveva in mente dei modelli ellenistico-italici che erano quelli in voga in quel momento e che per esempio e di cui non abbiamo tracce a Verona. Verona in questo momento tra il 120 e il 100 la Verona romana non esiste ancora. Quindi esiste l'Oppidum con diciamo, il suo insediamento sul colle di San Pietro e sulle sue pendici, che ha sulla sommità un tempio, anche questo è oggetto degli scavi recenti svolti dalla soprintendenza, però come dire, noi non abbiamo confronti nella vicina città di Verona con quanto è emerso qui a Marano.